Mamma mia. Oggi, mamma mia oggi. No, perché se abbiamo detto che è sempre lo stesso film, trama, plot, canovaccio, sono le stesse anche le sensazioni che poi provi il giorno dopo e non cambiano, non mutano. La sensazione è quella di una ruspa che con le sue tonnellate ti attraversa il corpo e qualcosina, no, di scomposto te lo lascia, ve lo assicuro, il corpo non si abitua. E ritorniamo su Inter Milan, facciamolo in maniera più composta, se possibile, ci proveremo. In realtà io per gran parte ho rivisto la partita, anche per vedere, no, magari ti sfugge qualcosa e ci sono state delle situazioni che non mi sono piaciute. Penso ad Acerbi che tira, non abbiamo detto ieri, che tira per i capelli alti, su cose da evitare, ecco, per quanto mi riguarda. E di certo non era un episodio casuale. Eh, ma parlando della partita, tecnico-tattica, io ragazzi faccio estrema fatica rivedendo e riferendomi unicamente a Inter Milan, ripeto, perché una cosa è diversa se noi prendiamo la serie di sconfitte, Udinese, Juve, Napoli, appunto Milan. Allora vedi che magari alcune cose sono cicliche, ma se parliamo di Inter-Milan, per non prendere gli scontri diretti con appunto Napoli, Juve e Milan anche degli anni scorsi, perché questo è il 12esimo, se ricordo bene, che non si fa bottino pieno, e sono tanti, sono veramente, veramente tanti. Ma questo lo affrontiamo dopo. Parlando di Inter-Milan, unicamente di Inter-Milan, io faccio fatica a dire che le due squadre non si siano espressi al meglio delle loro potenzialità, al meglio delle richieste del proprio allenatore e quindi della loro filosofia di gioco. Faccio fatica perché l'Inter è stata pericolosa, ha creato tante occasioni e ha subito anche relativamente poco. Una transizione in una partita la puoi subire, no? E quindi faccio fatica a dire l'Inter non ha fatto una buona no, per me l'Inter ha fatto una buonissima gara. Buona gara l'ha fatta anche il Milan, perché è una squadra che comunque quando diventa ermetica, così chiusa e quando trova le giuste motivazioni e quindi di conseguenza la giusta attenzione e soprattutto se ti passa davanti, come è accaduto, no, con il gol di Pulisic, che poi fai sempre più fatica no, a oltrepassare questo scoglio. Quindi io veramente trovo difficile lamentarmi della prestazione. Della prestazione io non mi posso ancora una volta lamentare. Questo mi pone veramente un po'. Perché quasi quasi volevo. Quasi quasi. È meglio quando dici. No, sapete. Giocate male, mamma mia, mandate a fare. Invece no, io non faccio fatica. Ieri abbiamo trovato un fuoriclasse dall'altra parte. Questo è il discorso. Il Milan in porta ha un fuoriclasse e dispiace doverlo ribadire, ma l'Inter meno. Anzi, lo dobbiamo ribadire per un semplice fatto, perché io sento parlare dell'Inter sempre come la squadra più forte del mondo. Questo è il punto. E non dite che sono gli interisti. Non lo dite, perché poco tempo fa, forse 2 settimane fa, c'è stata la discussione Bergomi Del Piero e tutti davano ragione a Del Piero. Tutti. Per tutti intendo la gran parte. E il portiere fa parte delle rose. Il portiere fa parte delle rose. Credo che no, andrebbe un po' anche analizzata sta cosa qua. E che il fatto che l'Inter possa giocare una sola tipologia di gare e unicamente può giocare in questo modo l'Inter, se vuole essere pericolosa, però si espone anche alle transizioni avversarie, questo è dovuto anche dalla costruzione della rosa, dal fatto che forse ancora non si è stato preso quel giocatore che salta l'uomo, no? E queste cose dobbiamo dirle, perché se no siamo incompleti per quanto mi riguarda. No, sempre più forte. Poi però, perché non vinci mai gli scontri diretti? Perché? Può essere sempre solo sfortuna. Se io guardo solo Inter Milan ti dico sì,
c'è stata anche una buona dose di sfortuna, la sfortuna di, di essersi più che altro trovati un portiere fortissimo dall'altra parte, perché poi dicono tutti ieri due pali, no, il palo è stato uno, veramente il palo è stato quello di Acerbi. Il palo di Lautaro è una grande parata di Maignan, anche quella è una grande parata di Maignan, una grande parata di Maignan su Thuram a inizio partita, una grande parata di Maignan, anche il rigore, anche quello è stato parato bene. Beh, quindi faccio vedere. Aspettate che ci arriviamo. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per soddisfare l'algoritmo, che come al solito ci rompe le scatole, soprattutto se carichiamo tanti contenuti, sta lì e se non vede sti pollici, mamma mia, se ne va in tilt, in depressione, vabbè. Trovate in descrizione anche i vari profili social, se volete seguire un po' ovunque, Telegram, c'è un po' di tutto, Instagram e compagnia cantante, vi ringrazio. E niente, dindo, attivate la campanella. Grazie perché poi sono arrivati comunque commenti e tutto il resto, ieri come al solito apprezzo tanto. E quindi ribadisco, io, perché poi ieri come al solito si parla di Lautaro, non ha segnato ancora una volta, quando rientra dalla nazionale non va bene, per carità si può fare meglio, si può fare meglio. Però ribadisco, io ieri non ce la faccio, non ce la faccio a lamentarmi di un derby perso perché tu alla prima transizione, davvero alla prima transizione, non lo sto dicendo io perché voglio minimizzare, anzi per me è un aggravante, alla prima transizione prendi gol su un tiro innocuo. Tu dici, prima transizione però ti sei fatto trovare talmente scoperta che attenzione, no, non ti sei neanche fatto trovare scoperta perché era un tiro innocuo, perché era abbastanza defilato Saelemaekers e quello è un tiro che tranquillamente, come ha spiegato Marchegiani, lì deve andare con due mani e via. Lì il portiere è piazzato male, sbaglia la scelta dell'intervento, la modalità dell'intervento, e aggiungici che Sommer rispetto alla media dei portieri è anche più basso. Se tu ti permetti tutti questi errori che vi ho citato, poi diventi un portiere di basso livello a sto punto. Ragazzi, il portiere dell'Inter deve essere un portiere che fa punti, deve portare punti, non li devi perdere per il portiere. Cioè le grandi squadre fanno punti proprio perché magari a volte subiscono un tiro, due tiri e c'è il portiere. Vedi Svilar alla Roma, vedi appunto Maignan. Non è un caso che all'Juventus si lamentino tanto di Di Gregorio, per esempio, perché il portiere dovrebbe portarti. Il portiere non deve fare solo il suo. Nelle grandi squadre, il portiere ti deve portare punti. All'Inter è il contrario. Ragazzi, quindi scusate se lo sottolineo, non è che, però a una certa, e io ragazzi non l'ho mai attaccato così, insomma, ma avete visto, anche contro la Juve ho cercato anche di parlare di altro soprattutto, ma contro il Milan non ce la faccio, contro il Milan non ce la faccio, perché davvero è stato il primo tiro innocuo e prendi gol. Se poco a poco la gira meglio, anche quello di Pulisic nel primo tempo, che comunque non è un tiro imparabile, un buonissimo tiro, ma non è imparabile, forse anche quello va dentro. Quindi, occhio, qualcosa forse andrebbe rivisto. E poi andrei al discorso arbitrale, perché ho sentito tante polemiche, anche questa roba è fastidiosa e mi dispiace. Tante polemiche, forse anche giuste sotto tanti aspetti, non dico di no. Per esempio, perché no, Acerbi in effetti la trattenuta ai capelli, quella secondo me va ammonita, una roba del genere, però se non la vede l'arbitro e al VAR non ti richiamano per dargli l'ammonizione. Gabbia, Lautaro ci può stare l'ammonizione, ma ci stava certamente anche Pavlovic e Thuram nel primo tempo. Sarebbe stata doppia ammonizione nel caso poi visto il rigore nel secondo tempo. E lì tanti mi dicono, e io so con voi, attenzione, io so anche con voi, tanti dicono ma è la fine del calcio se Thuram crossa e dopo che ha crossato, quindi ormai la palla non è più lì, no? Quindi non incide più, non impatta più, e sono d'accordo, quello non deve essere mai rigore. Però prendiamocelo col regolamento, perché a DAZN Marelli ha detto il rigore,
Cesari a Mediaset, a pressing, ha detto il rigore. Allora c'è un problema di protocollo e di regolamento. Attacchiamo quello. Non facciamo i soliti discorsi da bar. Perché io sono il primo che vi dice i rigori devono essere una roba seria. E non lo cambio. Non la cambio la mia visione. Non la baratto. Anzi, ve la espongo ancora una volta e vi dico va bene. Però non fate i discorsi da bar, è l'Inter che ruba. Non fate questi discorsi stupidi da bambini. Non li fate. Perché poi li tirate fuori se vi va contro. Se vi va a favore, tutti zitti. Si tace. No, va bene così, non deve cambiare niente. È come il fallo di Mane. Se è scomposto il braccio, se ti va bene te lo prendi, se ti va male, no, ma rubano. No, ragazzi, no. Così non si cresce. Così non si cresce. Così non si fa nulla di buono. Ecco. E sta roba pure la volevo dire. Che volevo dire sull'Inter per chiudere? Come vi dicevo prima, quello che spaventa di più è il fatto che questa sconfitta si sommi soprattutto ad altre, quella con la Juventus, anche con Napoli. Cioè Napoli e Milan sono proprio le due, sono quasi no, come si dice? Sono proprio specchio, no? Speculare, sì, come partite, perché l'Inter che fa la gara, l'Inter che è anche pericolosa, ma che poi due transizioni prendi gol. E statistiche alla mano, non mi ricordo chi lo diceva, se è Elastici, quindi cronache di spogliatoio o dove l'ho sentita sta roba, ma c'era, se non sbaglio, il match analyst, si segna tanto, soprattutto ormai su transizioni, quindi non è un caso che il Milan per transizione ti fa male, si segna molto di più su transizione arrivano il maggior numero di gol, quindi quasi ormai una squadra è più pericolosa quando non ce l'ha la palla piuttosto di quando ce l'ha. Quindi non sono un caso le partite adesso viste in blocco, non sono un caso tutte queste sconfitte, perché se tu non sei cinico quando hai le tue di occasioni, l'avversario in transizione ha molte più probabilità di farti male di quelle che ne hai tu creandolo con la manovra. E quindi su questo riflettiamo. Il problema è che l'Inter può giocare solo così. Può giocare solo così. Oppure, no? Cosa deve fare? Un po' ringolare di più, ma si andrebbe un po' a snaturare. E soprattutto l'Inter, se vuole essere pericolosa, non avendo giocatori che saltano l'uomo, l'Inter deve portare più uomini possibile nella metà campo avversario, però si espone alle transizioni. È un discorso che sembra sempre attuale, ma che ci portiamo dietro da tanto tempo, ed è il motivo per cui vi dicevo che alla fine tra Inzaghi e Kivu è quella la pasta, l'imprinting della squadra è quello, può cambiare 5 metri in più avanti, 5 metri più è quello l'imprinting. Se vuoi segnare devi portare tanti uomini nella metà campo avversario, perché non è che hai la possibilità nell'1 contro 1. Ieri abbiamo visto addirittura non c'era neanche Dumfries, e con Carlos Augusto ancora più esplicita la questione, e questo è quello che ti rimane. Va bene ragazzi, occhio a questo Milan che, come dico sempre, senza coppe e con tutti gli effettivi e con giocatori, no, con la difesa che comunque è attenta, con un portiere del genere che sembra è ritornato quello dell'anno in cui poi hanno vinto lo scudetto, e ci vuole un portiere del genere per vincere lo scudetto, con Modric e Rabiot, esperienza e compattezza in mezzo al campo, una squadra che magari se ritrova l'attaccante vero, perché poi alla fine vedi, Leao non è un attaccante, lo ribadiamo sempre allo sfinimento, e attenzione perché poi può diventare veramente un osso duro se consideriamo che non ha impegni europei. Occhio, io il Milan non lo sottovaluto minimamente, ecco, questo sicuro. Vabbè ragazzi, sono andato anche lunghissimo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le accade, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.